Buongiorno, innanzitutto vi prometto che prossimamente farò quei video che sono in attesa da tempo, faremo una bella lettura illuminante su alcuni passi della Bibbia, una lettura diretta, faremo anche dei conteggi matematici sulla Bibbia abbastanza divertenti ma soprattutto anche molto chiarificatori. Però cosa succede? Succede che il 30 di maggio a Venezia si è tenuto il primo festival di filosofia e è intervenuto un alto prelato della Chiesa, Monsignor Viganò, del quale io nel video dedicato al grande reset avevo già letto una lettera che lui aveva scritto dove denunciava tutta una serie di cose. E quel video non a caso era intitolato Grande reset già nella Bibbia, e c'era un motivo. Il motivo viene fuori in un modo ancora più chiaro proprio dall'ascoltare le cose che lui ha detto in questo simposio. Sono state pubblicate, sono state sia trascritte, pubblicate per iscritto, sia in video che circolano ancora. Lui in sostanza condanna il grande reset che è in corso in questo momento e dice tutta una serie di cose che sono assolutamente condivisibili. Sono anche quelle cose che normalmente venivano dette vengono dette dai complottisti. Però c'è un però, perché da un lato noi dobbiamo e possiamo dire: ma guarda che bravo questo alto prelato della Chiesa che ha il coraggio di denunciare tutta una serie di eventi, tutta una serie di situazioni, tutta una serie di decisioni, tutta una serie di programmi che stanno condizionando nel presente e si preparano a condizionare ancora di più la nostra vita per il futuro. E quindi bravissimo. Il problema qual è? Il problema è che lì si coglie la lotta tra due poteri che si contendono il controllo del mondo. Perché Monsignor Viganò è in realtà il sostenitore della restaurazione dell'antico potere della Chiesa. Lui dice una serie di cose che mi sono segnate, così non ci sbagliamo. Non entro nel merito dei singoli temi perché in alcune parti l'ho già fatto nel grande reset, quindi o anche nelle radici del progetto, e quindi chi vuole può andarle a vedere lì. Qui mi interessa il concetto biblico che sta alla base, ma che è un concetto biblico che ancora una volta condiziona le nostre vite, ed è per questo che è importante sapere ciò che dice la Bibbia. Allora lui dice che alla base di tutto questo c'è una grande menzogna annunciata già dalle sacre scritture, e parlando del diavolo, che lui dà per vero e vivente, cosa possiamo aspettarci dal padre della menzogna? Dice: è nostro dovere svelare l'inganno di questo grande reset, perché dietro tutto questo c'è il piano diabolico che distrugge l'opera della creazione. Vuole vanificare la redenzione. Ora noi abbiamo già visto più volte come la creazione nella Bibbia non ci sia. Non c'è proprio, non c'è neppure il termine che la identifica. Vuole vanificare la redenzione. Redenzione da che cosa? Visto che il peccato originale non c'è neppure nella Bibbia e noi non dobbiamo essere redenti da nulla, non nasciamo macchiati dal peccato originale, quindi possiamo vivere assolutamente tranquilli. Non abbiamo bisogno di nessuna redenzione di questo tipo. Dice di nuovo: alla base di questo modus operandi c'è sempre comunque una menzogna. Dice che questo modus operandi vuole distruggere ciò che la civiltà ha faticosamente costruito nel corso dei millenni sotto l'ispirazione della grazia divina. Cioè, per lui la civiltà e la costruzione storica è quella che è ispirata dal Dio della Bibbia, Dio che nella Bibbia, lo abbiamo già visto moltissime volte, non c'è.
Quindi lui parla di menzogna da parte di coloro che gestiscono il grande reset e fa anche tutta una serie di esempi che non sto ovviamente a riprendervi perché sarebbe troppo lungo e noioso, proprio per far vedere come col pretesto di in realtà, e quindi col pretesto di in realtà, col pretesto di in realtà, e dice sono tutte menzogne. Ma lui dimentica che la stessa costruzione del cristianesimo romano ha alla base la madre di tutte le menzogne, cioè l'esistenza di un Dio nell'Antico Testamento e la definizione di Gesù Cristo come figlio di quel Dio. Ed è in questo che sta la grande lotta tra questi due grandi poteri. Cioè da un lato c'è un potere laico indubbiamente che sta cercando di condizionare la vita del pianeta, dall'altro c'è questo potere religioso che vede la sua disgregazione all'interno, che è sotto gli occhi di tutti, vorrebbe restaurare l'antico potere e allora identifica il nemico in questo potere laico che probabilmente sostituirà il potere della Chiesa, potere che la Chiesa ha esercitato per 2000 anni. Per esempio, una cosa che mi ha colpito è che quando lui parla del comunismo ne parla come di un grande male, giustamente, quando parla dello stalinismo, quando parla dello sterminio dei kulaki, 30 milioni di persone in 2 anni, e poi fa anche un cenno al nazismo. E dice che il nazismo è stato prima finanziato e poi combattuto col pretesto di disgregare l'Europa, ma non fa neanche un cenno alle vittime del nazismo. E questo sapete cosa mi ricorda? Un altro grande inganno, un'altra grande falsità, quella delle profezie di Fatima. Perché la Madonna, la cosiddetta Madonna di Fatima, ha parlato per quanto riguarda il secolo XX, cioè il 1900, del grande male che sarebbe stato il comunismo. Non ha fatto un solo cenno, non una sola parola nei confronti del nazismo. E qui ritroviamo lo stesso concetto reazionario della Chiesa. Grande attenzione al male comunista, scarsissima attenzione al male nazista. Quindi attenzione, se è vero che alla base del grande reset ci sono menzogne che non hanno origini diaboliche, ma che hanno l'origine nella mentalità degli uomini che vogliono garantirsi il potere e costruire il potere dei pochi sui molti, alla base dell'altra grande struttura di potere che vuole combattere contro il grande reset c'è la volontà, il tentativo, il desiderio di restaurare un potere che per 2000 anni ha condizionato la vita delle persone, che per 2000 anni ha programmato la vita delle persone, uccidendone decine di milioni. Ripeto, uccidendone decine di milioni. Mi fa un po' sorridere quando Monsignor Viganò dice che, ad esempio, uno dei modi in cui il grande reset si è realizzato nel corso degli ultimi decenni è stata l'industrializzazione e quindi il convincere i contadini a lasciare il lavoro dei campi per passare al lavoro sicuro delle fabbriche. Ma quelli che hanno la mia età ricordano molto bene il lavoro capillare dei parroci di campagna che convincevano i contadini ad andare a lavorare nelle fonderie, che convincevano i contadini ad andare a lavorare nelle fabbriche, che convincevano i contadini ad andare a lavorare nelle grandi strutture che lavoravano il petrolio e lo raffinavano. Ce li ricordiamo tutti, questi sacerdoti che partecipavano a quello che adesso l'Alto Prelato del Vaticano condanna come un comportamento funzionale al grande inganno del grande reset. Quindi quello che voglio dire, come sempre, teniamo le menti aperte, perché se da un lato prendiamo atto che tutta una serie di denunce da lui fatte sono vere, dobbiamo però ricordarci che sono fatte nel nome di un potere che avrebbe tanta voglia di restaurare se stesso, di riprendere il controllo totale delle coscienze degli uomini sulla base di una menzogna che sta alla base di tutte le menzogne.
Quindi quando condanna le menzogne degli altri, questo potere dovrebbe pensare alle sue menzogne che hanno procurato decine di milioni di morti e di sofferenze inutili che ancora stanno procurando, le lotte tra le religioni nel nome di un Dio che ancora stanno procurando in questo momento. Quindi attenzione, ascoltiamo bene, ci mancherebbe, è importante, ma stiamo attenti a non distinguere tra un bene ed un male, perché in realtà la volontà di potere si incrocia e si sta combattendo, ed è per questo che è importante conoscere sia l'uno che l'altro. Io, per la mia parte, cerco di diffondere un po' di conoscenza biblica. Ciao e alla prossima!